sono cariche, però non ce la fa a fare 2 foto. Che spavento, madonna! È apparso lì così. Oggi siamo a Cairate, in provincia di Varese, e questo è il suo monastero. È un luogo molto antico. Il borgo di Cairate era già abitato probabilmente in epoca pre-romana, però le origini di questo luogo si fanno risalire tradizionalmente all'anno 700. Secondo una leggenda, questo monastero sarebbe stato fondato nel 700, quindi nell'VIII secolo, da una regina o comunque una nobile donna longobarda di nome Manigunda. Però le più recenti ricerche storiche hanno accertato quasi sicuramente che questo personaggio non è mai esistito, e anche il cosiddetto testamento di Manigunda si è poi rivelato essere un falso risalente al 1100 più o meno. In realtà il primo documento scritto che attesta la presenza di un monastero in questo luogo è del X secolo, quindi del Novecento. In questa stanza possiamo ammirare alcuni reperti di epoca tardoromana. Infatti in questa zona si trova una necropoli di circa una ventina di tombe, orientate nord-sud, e attiriamo la vostra attenzione su un particolare, cioè che su queste suppellettili non è presente alcun simbolo cristiano. Probabilmente possiamo immaginare che in questi luoghi si è fatto fatica ad attecchire ancora la nuova religione. Nelle costruzioni successive è stata edificata questa sala, che era il refettorio del convento. Su quella parete ci sono i resti di un affresco raffigurante un crocifisso. Bene, in questa sala passiamo all'epoca longobarda, e qua ci sono alcune tombe molto interessanti. Probabilmente erano sepolture privilegiate perché notiamo una certa elaboratezza. A differenza di quelle precedenti, queste tombe presentano dei simboli cristiani, come per esempio la croce, il pavone, e questo motivo geometrico potrebbe essere l'iniziale di Cristo in greco. Altre tombe sono state ritrovate, ma al momento non sono esposte. La sensibilità verso le bellezze artistiche del passato è un fenomeno, se vogliamo, piuttosto recente. Da solo nell'Ottocento, quando questa porzione fu trasformata in unità abitativa, possiamo vedere quali danni furono apportati a questo bellissimo fresco di Durini che decorava inizialmente la chiesa. Questo, con nome latino, potremmo chiamarlo un putridarium. Che cos'era? Era un luogo dove i cadaveri delle suore, in questo caso, venivano messi in posizione seduta in questi loculi, queste rientranze, in modo che il corpo potesse disseccarsi, e quindi poi le ossa venivano recuperate e messe in un ossario che possiamo vedere ancora adesso qui in mezzo al centro. La cripta aveva questa altezza, l'altezza di questa ringhiera adesso non era così bassa come la vediamo adesso. Anche quell'arco è stato aggiunto successivamente per sostenere questo muro di uso ottocentesco, quando è stata trasformata appunto in abitazione. E poi ci ritroviamo nella cosiddetta Chiesa Nuova, XVI secolo. Possiamo vedere questo bellissimo altare, e questa è la posizione del rito che si trovava appunto sopra l'altare. Adesso l'originale restaurato è costituito presso la provincia di Varese. Ci troviamo adesso nel chiostro del monastero, come possiamo vedere. E questo chiostro è disposto su 2 livelli. Quello superiore è più recente, probabilmente della fine del 500, e un motivo di interesse sono queste colonne, quelle a livello inferiore, perché alcune sono ancora quelle originali, sono in pietra arenaria delle cave del luogo, e possiamo vedere i capitelli decorati. Su quello in fondo c'è lo stemma della famiglia di Cairate, e su altri ci sono altri motivi decorativi, per esempio il volto di una suora che possiamo vedere in quell'angolino lì. E ovviamente il chiostro inizialmente era dipinto, poi adesso non è rimasto più quasi nulla. Adesso ci troviamo in quella che è chiamata stanza della musica, però in realtà non era una stanza dove si suonava. Questa era la residenza della badessa, la sua camera personale. Quello che la caratterizza però appunto sono questi bellissimi affreschi che possiamo vedere che corrono tutto il perimetro del muro, e ben
vediamo due cose molto interessanti, molto particolari. Una sono le rappresentazioni di questi antichi strumenti musicali. Su questa parete qua, per esempio, questi hanno un grandissimo valore anche storico, perché ci fanno vedere delle riproduzioni davvero dettagliate di strumenti musicali in uso all'epoca. E un'altra caratteristica un po' particolare è che per essere la residenza di una badessa i simboli, le immagini religiose sono veramente poche, anzi potremmo dire quasi assenti, tranne, se vogliamo, questo ovale sopra una finestra con una figura che potrebbe essere una Madonna con un bambino. Le altre non sappiamo esattamente che cosa rappresentino. Una di queste immagini allegoriche si tratta di un putto con una mano nella bocca di un mostro marino. Questo è sicuramente un simbolo, ma al momento non possiamo dire con certezza di che cosa. Un'altra immagine, questa invece potrebbe essere un'immagine allegorica. Questo putto che tiene al guinzaglio una bestia feroce potrebbe essere il simbolo della ragione che tiene a freno le passioni. Poi c'è anche un altro particolare di una scimmia che si guarda in uno specchio. Insomma, sono tutti simboli di cui probabilmente si è ormai perso il significato. E questo locale dove ci troviamo ora era la cucina. Poi vediamo delle pietre forse romane riutilizzate poi per la costruzione. E questa parete e quell'altra parete sono le uniche che sono rimaste dopo il cosiddetto cantiere romanico, in cui nel XI secolo è stato raso al suolo e ricostruito tutto quanto. Sappiamo il imperatore Federico Barbarossa, probabilmente prima della battaglia di Legnano nel 1176, soggiornò in queste zone. Qualcuno dice addirittura qui dentro, non in cucina ovviamente, ma in questo monastero. Probabilmente però nella foresteria che si trovava sopra la cucina, quindi siamo veramente molto vicini a un posto che potrebbe avere calcato questo grande personaggio. Perché Federico Barbarossa potrebbe aver scelto di dormire effettivamente qui? Perché effettivamente nel 1158, essendo questo monastero sotto la giurisdizione di Pavia, ma in territorio extradiocesi, aveva concesso al monastero la sua protezione per cercare di porre fine alle varie contese a chi dovesse aspettare questo monastero. Possedeva mulini, possedeva terre, quindi era un centro di potere. E pare che le monache, per sdebitarsi di questa concessione, abbiano ospitato il Barbarossa. La leggenda vuole che l'intero complesso sia stato costruito per volontà di Manigunda, una fantomatica regina longobarda, e il nome Manigunda si trova anche scritto sul cartiglio che troviamo all'ingresso del complesso. Questo è un sarcofago e si presume essere anche la sua tomba. Questo perché all'interno è stato trovato il corpo di una donna con un unico corredo che l'accompagnava. Una delle tante testimonianze di eventi paranormali accadute all'interno del monastero ha come oggetto proprio questo sarcofago. Si dice che dall'interno di esso proverrebbero delle voci, addirittura delle urla, ma si parla di altri eventi paranormali accaduti all'interno del monastero, da porte e finestre che sbattono violentemente senza vento ad apparizioni di figure umane ma anche animali. Una di queste apparizioni è attribuita alla regina Manigunda. Nel 2012 un operaio che lavorava proprio lungo questo corridoio al restauro del monastero dice di aver immortalato lo spettro in uno scatto che però, dopo attente analisi, è risultato essere probabilmente un falso. C'è un altro aneddoto che lega questo posto a un'indagine svolta precedentemente, ossia quella del castello di Vezio. Si dice infatti che Federico Barbarossa, prima della battaglia di Legnano, soggiornò all'interno del monastero, ma prima ancora passò da Monza, dove sottrasse alla regina Teodolinda la chioccia dei pulcini d'oro, che è il simbolo longobardo della vita, e per sdebitarsi della calorosa accoglienza ricevuta al monastero, lasciò in pegno uno dei pulcini, e a quanto pare questo pulcino non fu mai ritrovato ed è ancora nascosto tra queste mura.